Grazie Carlo Alberto del tuo inquadramento di che cos'è il CID, in modo che sia questa sigla un po' strana sia intellegibile, ed è l'argomento di oggi un po' a tutti. E apposta non avevo nominato nella mia brevissima introduzione il Discovery Institute, presentando i nostri ospiti e, se posso permettermi, amici, proprio perché, d'accordo con Carlo Alberto, volevamo che la presentazione, l'introduzione del Discovery Institute in Italia fosse all'interno di un discorso più rotondo e quindi più, ancora una volta, intellegibile. Ma non so come comunicarvi il piacere e l'onore di poter collaborare su un piano di rigore morale e scientifico come quello garantito dal Discovery Institute, appunto con il Discovery Institute, che ringraziamo per la fiducia che ci ha dato nell'essere oggi qui presenti e confrontarsi su questioni assolutamente di primo piano, come avete già potuto in qualche maniera gustare. Adesso dall'estero rientriamo in Italia ed è il mio piacere introdurre il primo relatore scientifico di questo pomeriggio, il professor Ferdinando Catalano, italianissimo, fisico, ma è uno di quelle eccellenze italiane. Mi ha detto di non esagerare, ma la verità non è mai esagerata. È una di quelle eccellenze italiane che non sappiamo di avere. Recentemente, assieme all'istituto, mi sono scritto per non sbagliare nomi anche stranieri, insieme all'Istituto Aeronautico Antonio Locatelli di Bergamo, ha vinto il premio FAST 2020 con il progetto Se i tuoi polmoni potessero gridare. Si tratta di una rassegna di progetti a livello scientifico importantissimo che vengono presentati, vincono e poi vengono, come dire, proposti, vincono, se vincono, come in questo caso, e quindi poi devono rendere ragione di se stessi ed essere presentati in pubblico, e questo avverrà fra il 24 e il 30 luglio, quindi fra pochissimo, alla University Suceava in Romania. Si tratta di una di quelle cose che noi come CID, come amici di Ferdinando, siamo molto orgogliosi, ma che di cui il nostro Paese dovrebbe essere e deve essere orgoglioso. Ferdinando Catalano ci intratterà su un aspetto straordinariamente interessante di una cosa che usiamo tutti e io oramai comincio a perderla, che è la vista, l'occhio, con una relazione che avrete fra pochi secondi il piacere di gustare, intitolata Il potere risolutivo angolare dell'occhio e la sua struttura anatomo-geometrica, un notevole esempio di fine tuning. E adesso Ferdinando ci spiegherà cosa tutto questo significa. Del microfono. E qui con me in seconda fila l'ingegner Cersa, che ha partecipato con me al progetto, e quindi gli rendiamo onore della collaborazione. Per aiutare lor signori a comprendere meglio il senso e il contenuto della mia relazione, farò prima di tutto una cosa. Intanto metto gli occhiali, se no non vedo niente. Vediamo, eccolo qui. Poi apro qui, poi presenta qui. Ci siamo? Ecco. Dunque, nell'ultima fila c'è qualcuno che vuole collaborare con me? Il signore, lei? Bene, guardi, si mette in fondo per favore. Adesso io lo farò sparire, lo smaterializzo e dopo lo farò riapparire come per incanto. Dunque, così. Perfetto. Lei riesce a dirmi cosa vede in questo cartellino? Una linea. Ok, è quello che mi aspettavo. Memorizzi, lei si trova ad una distanza di circa 12 metri da me.
dal cartellino. Grazie per la collaborazione. Lei mi assicura che vede bene? Sì? Sì, la mutua ce l'ha? A posto. Ok. Si può accomodare. Il problema che ho posto è quello della capacità di un sistema ottico di poter percepire i dettagli di un oggetto osservato. E qui mi piace prendere a prestito la definizione che ne dà l'Enciclopedia Treccani: il potere risolutivo di uno strumento ottico, che sia una lente, un cannocchiale, un microscopio, caratterizza la capacità dello strumento di distinguere i particolari dell'oggetto osservato. Ma, aggiungo io, questa capacità non è illimitata, tant'è che il Signore ha dovuto ammettere che a quella distanza di 12 metri non è in grado di stabilire quante linee vede, se una, due o tre, perché il suo potere risolutivo, cioè la sua capacità di cogliere i dettagli, è limitata. Ma limitata da che cosa? È limitata dal fatto che esiste una formula dell'ottica ondulatoria che ne stabilisce i limiti. E sì, e qual è? Questa. È la capacità che dipende dall'ampiezza angolare. Torno indietro, per esempio. Questo signore che osserva il cielo può osservare 2 stelle, solo se la distanza angolare tra le stelle è tale per cui gli consenta di rispondere sì, sono 2. Ma non sempre è così. Non sempre quando vedete una stella potete decidere che è una, potrebbe essere anche un ammasso di stelle. Bene, come si calcola? Non è questa la sede per imbarcarci in formule dell'ottica ondulatoria. E vi ho rimandato alla bibliografia finale. Per chi volesse documentarsi meglio, ci sono dei testi che spiegano come attraverso fenomeni relativi all'ottica della diffrazione si arriva a questa formula. L'angolo, cioè l'ampiezza angolare, è tale per cui il seno di quest'angolo, avete dimestichezza con le funzioni goniometriche? Sì, qualcuno mi risponde sì. Nella sostanza c'è una formula, per i meno addetti ai lavori, c'è una formula che mi dice che io posso calcolare qual è la capacità di risoluzione di un sistema, e cioè 0,61, che è un coefficiente numerico. Lambda è la lunghezza d'onda della luce che ho impiegato, e nell'indice di rifrazione, che roba è il rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e la velocità della luce nel mezzo trasparente considerato. Bypassate. Siccome la stragrande maggioranza delle osservazioni avvengono in aria, prendete quel valore n come 1, va bene? Come 1. Ed R è il raggio del diaframma meccanico che si usa per osservare. Diaframma meccanico, sì, ce l'abbiamo tutti, la pupilla. Giusto? Allora, questa è la formula. E qui insisto, questa formula va altrettanto bene per una lente propriamente detta, un telescopio, un microscopio e l'occhio umano inteso come sistema ottico. Quindi è una formula che le leggi di natura stabiliscono. Questo sarà importante nel contesto della trattazione. È una legge di natura che le leggi della fisica ottica permettono di ottenere e che possiamo applicare all'occhio inteso come sistema ottico. Cioè, se io prendo la stessa formula e la applico all'occhio umano, devo fare 0,61
per la lunghezza d'onda per la quale la luce ha la massima sensibilità nell'occhio, o l'occhio è più sensibile a questa lunghezza d'onda, che è poi 550 milionesimi di millimetro, che cade nella banda del giallo. Quando di notte vedete quelli che lavorano nelle autostrade, eccetera, che hanno quei giubbotti, dica signora lei, non li vede che hanno quelle strisce? Di che colore sono? Giallo, conferma, vero? Perché sono gialle? A, perché non avevano la vernice rossa? B, perché l'occhio ha la massima sensibilità in quella banda, quindi a tutela dei lavoratori si usa quel colore. Diviso 1, che è l'indice di rifrazione dell'aria, e diviso ancora il raggio della pupilla, che in condizioni diurne normali è di 1 millimetro circa, va bene? Questo risultato cosa dà per il seno di alfa? Da 335 milionesimi, che corrisponde, memorizzate bene, corrisponde a un angolo di un primo e un secondo d'arco. Non un grado, attenzione, un primo, cioè circa la 60ª parte del grado, ok? Bene, un primo e un secondo d'arco. E quando voi andate dall'ottico o dall'oculista per fare la visita, sottoponete il vostro sistema a questa legge. Tant'è vero che se dite di avere 10 decimi, non è perché l'ottico ha deciso su a sponte che è così. Lo dite perché vi piazza seduti a 5 metri da una tavola luminosa o cartacea e vi fa vedere la riga ultima, quella dei 10 decimi, che io ho opportunamente ingrandito. La E che vi fa vedere ha uno sviluppo complessivo di 7,25 mm e si ottiene come? Da semplici considerazioni goniometriche. E cioè, per avere lo sviluppo di quella E devo fare 5.000 millimetri, 5 metri, per la tangente di quell'angolo. Tralascio altre considerazioni matematiche, in buona sostanza 5.000 metri per la tangente di un primo e un secondo d'arco danno, moltiplicato 5, i caratteri spaziali, ve li faccio vedere, 1, 2, 3, 4 e 5, danno 7,25 mm. Se riuscite a leggerla, dite una E piuttosto che altro, allora avete 10 decimi. E se no vi deve proporre un carattere più grande, con buona pace della vostra vista. Ok? Mi fermo, è tutto chiaro? Sì, però, un momento, c'è una domanda in fondo, ma il vertice di questo angolo dov'è? È sulla punta della cornea? No? Dice che differenza fa? È qui la sostanza delle cose. Il vertice di quest'angolo, è qui, in quello che viene chiamato centro ottico. Non ha necessità di ulteriori. Quindi questo angolo ha come vertice il centro ottico. Ma non è che la luce si ferma lì. La luce va avanti. Ops, io sono andato avanti. Ecco. La luce va avanti e colpisce la retina qui per l'estremità inferiore e qui per quella superiore della E. Mi seguite? È chiaro? No, non è chiaro? È un doppio cono. La luce interseca nel punto C, va avanti e poi si riapre il raggio e interseca qui. Se è chiaro vado avanti. Sì, prego. Non vediamo il puntatore del mouse. Allora, guardi, questa è la parte superiore della E. Lo vede il mouse? No. Allora forse puntatore laser. Eccolo, lo vedi adesso? Vedete che anch'io ogni tanto ci prendo? Ecco, uno arriva qui.
mentre l'altro raggio arriva qui, giusto? Quindi questa ampiezza non può essere casuale, è legata a questa distanza, questa da qui a qui, e deve dare un angolo che per considerazioni di geometria elementare è uguale all'altro, perché sono opposti al vertice. Se sono opposti al vertice sono uguali. Ma è così? Cioè la struttura dell'occhio anatomo-geometrica è tale per cui questo angolo risulta uguale al suo opposto al vertice? Andiamo a vedere. Allora, questa è la struttura della retina. La luce arriva, semplifico, e attraversa 3 strati di cellule, le gangliari, le bipolari e le fotorecettrici, coni e bastoncelli. Ce ne sono 125 milioni circa di fotorecettori, i sensori, quelli che trasformano il segnale luminoso in un segnale elettrico e lo mandano al centro elaborazione dati, va bene? Ce ne sono 3 strati. I coni sono circa 5 milioni e i bastoncelli sono molto di più, sono 120 milioni. I coni, detti così per la loro forma, sono sensibili, hanno un picco di sensibilità su 3 lunghezze d'onda: il rosso, il verde e il blu. E il centro elaborazione dati, quando riceve i segnali, fa una sintesi additiva dei colori e permette di vedere tutte le altre gamme. Questa è una descrizione più particolareggiata, sempre della struttura della retina, che finisce qui con questo strato di cui prima non avevo detto niente, ma attenzione, perché poi ci sarà un appendice su questa cosa. È il pigmento detto melanina ed è nero come il carbone, questo segmento qui, questo strato di cellule, è la melanina. Queste sono coni e bastoncelli visti al microscopio elettronico. I coni sono questi blu e i bastoncelli sono questi giallo-verdi. Come potete vedere sono numericamente in maggioranza i bastoncelli. I bastoncelli per la luce crepuscolare si attivano con la rodopsina e i coni per la luce diurna. Ora, un mazzo di matite, coni e bastoncelli nell'immaginario, visti però dall'alto o dal basso, formano una trama esagonale. Ok? Bene, fin qui niente di che. Ora, se 2 stimoli le 2 linee che il Signore giù in fondo non ha osservato, se 2 stimoli distinti arrivano su un fotorecettore tagliato in sezione, spero che a questo punto si capisca. Immaginate di vedere i coni e i bastoncelli tagliati in sezione, queste che sono delle areole che io ho tracciato in modo esagonale. Vi è chiaro? No. Prendete un mazzo di matite, mettetele insieme, guardate il fondo e troverete che formano tutte delle aree esagonali. Ma poi che siano quadrate, che importanza ha? Formano delle aree, giusto? Quando 2 segnali distinti insistono su una stessa areola, che è un fotorecettore, il fotorecettore non è in grado di decidere se i segnali luminosi sono 2 o è 1. No, non è in grado, non ce la fa e quindi ne trasmette solo 1. Se i 2 segnali luminosi insistono su areole come B e C, 2 fotorecettori uno accanto all'altro,
comunque non ce la fa, perché la loro distanza angolare potrebbe non essere sufficiente a stabilire che sono due. Potrebbe non farcela. Arriva un solo segnale luminoso. Allora l'unica possibilità qual è? Lo avete capito qual è? Sì? Che i due stimoli luminosi intercettino due fotorecettori intervallato da uno in mezzo. Così è assolutamente garantita una distanza di rispetto, ok? Che è poi il diametro di un fotorecettore. Quindi 3 all'americano, giusto? 3, così, 1, 2 e questo in mezzo no. Quindi la distanza tra questo dito e questo, qual è? È la sezione di questo mio dito mediano, giusto? Sono stato chiaro? Se c'è qualche domanda a fare, ditemelo subito. È tutto chiaro? Bene, ma quant'è la distanza? Chi la decide? La distanza è questa. Sono 4,5 micron. La sezione di un fotorecettore è di 4,5 micron, che poi sarebbe millesimo di millimetro. E la distanza tra il centro ottico e la retina è di 15 millimetri. Quindi questa è la retina, questo è il centro ottico, la distanza tra il centro ottico e la retina è, ripetiamocelo, 15 millimetri. Vedo che seguite. Mentre la sezione del fotorecettore è di 4,5 micron, o se volete millesimo di millimetro. Allora sotto quale angolo dal centro ottico si vede qual è la distanza angolare? Non ci vogliono grandi studi per capire che quell'angolo è dato da rapporto tra 4,5 micron e 15 mm, la tangente di quell'angolo. Possiamo bypassare, se mi credete, sulla parola, però qui ci sono fior di ingegneri e altri che possono confermare, giusto? Tangente di quell'angolo è 0,0045, perché devo ridurre alle stesse unità di misura, 0,045 mm diviso 15 mm, e sapete quanto dà? L'ho già scritto io, un primo e un secondo d'arco. Vi confesso che quando sono arrivato a trovare queste cose ne sono rimasto io per primo meravigliato e stupito. Allora, da un punto di vista delle leggi fisiche, abbiamo che il potere risolutivo di un sistema ottico è dato da una certa formula, 0,61 lambda su NR. Questa formula applicata all'occhio permette di calcolare la sua capacità di apprezzare i dettagli, un primo e un secondo d'arco. Se andiamo dentro l'occhio, facciamo un viaggio dentro l'occhio e osserviamo la distanza tra il centro e la retina e la sezione di un fotorecettore, troviamo straordinariamente che l'angolo è ancora lo stesso. Allora, a proposito, sì, giusto, a proposito. Lei, quante righe vede qui? 2. Dobbiamo farla, o devo smaterializzare anche lei? Proviamo a smaterializzarlo. Sono 3,80 metri, ok? Bene. Questo per dire, a proposito, che usando, sì. Confermo, sono 2. Non si fidava il signore. Guardi, adesso glielo faccio vedere. Aspetti, devo beccarlo, Qualcuno vuole fotografare?
No, forse ero stato troppo generoso. 4 metri, giusto? 4 metri. Ok. Qual è il senso dell'esperimento? La distanza tra queste due righe l'ho precedentemente calcolata ed è 3 mm. 3 mm. Con le formule che vi ho appena dato, alla distanza di 12 metri non si può decidere se sono 2 o sono 1. Ci vogliono almeno 10 metri. Fatevi il conto con comodo a casa vostra. Seno di alfa, bla bla bla. Ok? Il Signore era a distanza di 4 metri, dice che sono, ma non ci siamo messi d'accordo prima. Conferma? Ok. Non ci conosciamo neppure. Detto questo, io concludo che l'angolo di minima risoluzione e l'angolo anatomo-geometrico dell'occhio coincidano perfettamente. Trovatelo voi l'avverbio migliore, incredibilmente o straordinariamente. Oppure, se siete di diverso avviso, potete dire è solo una fortunata coincidenza. Ci può stare. O è il risultato di un lento ma progressivo processo di evoluzione e selezione naturale. Sì, ma quali prove abbiamo di questo? Mi è rimasto qualche minuto? Posso andare avanti? No, perché mi devo togliere un sassolino dalla scarpa. Me lo devo proprio togliere. Scriveva Darwin 152 anni fa: supporre che l'occhio, con tutti i suoi inimitabili congegni per l'aggiustamento del fuoco a differenze distanze, per il passaggio di diverse quantità di luce e per la correzione dell'aberrazione sferica e cromatica, possa essersi formato per selezione naturale, sembra, lo ammetto francamente, del tutto assurdo. Questo scriveva 152. La ragione mi dice che se si può dimostrare l'esistenza di numerose gradazioni da un occhio semplice e imperfetto ad uno complesso e perfetto, se si può dimostrare, allora la difficoltà di ammettere che un occhio perfetto e complesso si formi per selezione naturale, sebbene insuperabile per la nostra immaginazione, non deve essere considerato come sovvertitrice della nostra teoria. Per ci crediate o no, ci sono voluti 152 anni per arrivare a questo articolo del dottor Trevor Lamb, apparso sulle Scienze settembre 2011, che è l'edizione italiana di Scientific American. Dottor Trevor Lamb, seguono, potete leggere, le sue referenze accademiche. È un articolo in cui c'è una cosa che mi stupisce. Io me lo sono portato in forma cartacea, non solo l'ho studiato una volta, anche 2, anche 3. A fronte di un uso spregiudicato del condizionale, gli studi confermerebbero. Perciò sembra assolutamente plausibile. Sto leggendo direttamente. Ho ipotizzato che potrebbero essersi formati. L'evoluzione probabilmente ha proceduto in modo molto simile. Sembra verosimile che, ecco, a fronte di queste, dell'uso del condizionale, che forse è un eccesso di prudenza scientifica, sì, lo ammetto. Quello che non capisco è invece l'accanimento nei confronti del disegno intelligente. Sembra che abbia un conto in sospeso con noi, ma gli abbiamo fatto qualche cosa a questo scienziato, non lo so. La ricostruzione del processo evolutivo da cui è emerso l'occhio umano vanifica la tesi del disegno intelligente. E lo so che sei sorpreso, caro. Scrive così, di botto. Queste scoperte, cioè le sue, vedremo poi, sono la pietra tombale del concetto di complessità irriducibile. E lo so che sei stupito. Diversi tratti dell'occhio lo dico, ma è chiaro, sono decisamente approssimativi. Per esempio, e l'ho messo in rosso, la retina è disposta al contrario
e dunque la luce deve attraversare l'intero spessore prima di raggiungere i fotorecettori. E poi questa, la chicca. In realtà un ingegnere che costruisse un occhio con i difetti del nostro, rischierebbe di essere licenziato. Un ingegnere, il riferimento, disegno intelligente, un ingegnere lo dovremmo licenziare se l'occhio l'ha fatto così, direbbero i napoletani, capisce a me. Non so se lei riesce a tradurre, ma comunque, giusto? Il disegno del nostro occhio non è intelligente, ma acquista la sua perfetta ragion d'essere alla luce dell'evoluzione. Ma davvero? Ma chi è che rischia il licenziamento qui? Allora, guardate qui, questa è la retina come quell'improbabile ingegnere l'ha costruita. L'ultimo strato è la melanina, di cui già vi dissi. Quando la luce arriva in fondo alla struttura dei fotorecettori e investe la melanina, siccome la melanina è nera come il carbone, ma per aiutarvi, assorbe la luce senza rifletterla, non c'è raggio riflesso. Perché se ci fosse raggio riflesso, tra l'onda incidente e l'onda riflessa si creerebbe diffusione e perdita totale dell'informazione ottica. Si perderebbe l'informazione, con buona pace del sistema di elaborazione dati. Ora, a destra ho messo invece come l'avrebbe pensata lui, l'ingegnere o comunque il neuroscienziato Trevor Lamb. Lui l'avrebbe disegnata così, perché se messa al contrario vuol dire che sarebbe stata meglio metterla così, giusto? Ora io me ne sto zitto. Alla luce ci sta di quello che vi ho detto. Se l'informazione luminosa arriva così, comprendendo qual è la funzione della melanina, qualcuno di voi mi sa dire quello che succede, visto che non riflette e non trasmette luce, cosa succederebbe? Così almeno mi convinco che non sono l'unico ad avere questa perplessità. Prego, signora. Non si vede, cioè non passa luce dall'altro lato, giusto? Cioè se la mettiamo al contrario, la melanina assorbe tutto. Posso allora, è legittima o è solo polemica dire ma chi dovrebbe essere licenziato? Ma non la giro questa cosa alla redazione delle scienze, non la giro, ce la teniamo per noi, va bene? Dico, ma ti vuoi documentare prima di dire queste cose? Ti vuoi documentare quell'attimino? Bene. E poi sempre da quell'articolo, a differenza di quanto pensa qualcuno, e mi ci metto dentro anche io, la selezione naturale non produce perfezione, piuttosto si destreggia con il materiale a disposizione, con conseguenze talvolta bizzarre. Se ho capito bene, e sono io che vi parlo, secondo l'autore dell'articolo, dottor Trevor Lamb, il nostro occhio è pieno di difetti ed è il frutto di una conseguenza bizzarra della selezione naturale. Io spero in questa chiacchierata di avervi dimostrato il contrario. Questa è la bibliografia. Sarò lieto di rispondere alle vostre domande al termine del convegno in forma privata, limitatamente alle cose che so e compatibilmente con il tempo a disposizione, sempre nell'ambito degli argomenti oggetto di questo convegno. Grazie per l'attenzione. Vi avevo promesso cose meravigliose, ci è stata raccontata la meraviglia dell'occhio nel modo meraviglioso che sa gestire il professor Catalano. Il tempo è tiranno e io non voglio sottrarre spazio alle relazioni che stanno
perseguire, ma siamo entrati immediatamente con il professor Catalano nel mezzo del nostro, al centro direi, al cuore del nostro argomento. Non si tratta di, con tutto il rispetto, tifare Torino o Juventus, sono fuori casa, avrei detto Milan o Inter, si tratta di fare scienza e quindi di verificare a norma di metodo scientifico e di empiria le ipotesi, ma su questo torneremo per tutto il pomeriggio. Credo che quanto è stato fatto adesso ci aiuti tantissimo a comprendere la serietà e la rilevanza della posta in gioco. Si tratta di spiegare o di mistificare, se mi permettete il termine, la realtà che ci circonda, anzi che ci portiamo dentro di noi. Stiamo parlando appunto dell'occhio.